1940. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, EIAR. Giornale radio. Le prime avanguardie italiane sono già nei sobborghi di Mentone e la ripuliscono degli ultimi nuclei avversari annidati nelle case. La vana resistenza francese ha provocato non pochi danni a questa incantevole città mediterranea, che ritorna italiana e sarà ricostruita più bella di prima. L'uccellin che viene dalla mare, che viene a dire, che viene a fare, sul tuo balcon verrà a posare un mazzolino di fiori per te. Porta un biglietto nel quale c'è scritto: ti voglio, t'aspetto domani alle 3. Sono deciso con l'animo ansioso, nel posto preciso, indovina dov'è? Quell'uccellin che vien dalla mare, il mio pensiero che vola da te. Con i battaglioni di volontari della gioventù italiana del Littorio durante la marcia di trasferimento. Il quinto gruppo passa per Genova, accolto entusiasticamente dalla cittadinanza. Ammassate lungo le officine, le maestranze acclamano ai battaglioni dei giovanissimi. Fiorellin del prato, messaggier d'amore, bacia la bocca che non ho mai baciato. Fiorellin del prato, non mi dire di no. Ogni serenata dice con languore: bella tra le più belle la bocca amata, ma di sete muore chi non può baciare. Si combatte lavorando senza tregua per apprestare armi ai nostri soldati. Una ferrea quanto spontanea disciplina fa delle squadre operaie altrettanti battaglioni di combattenti. Qui si fabbricano carri armati, trattori e autoblindo. La scientifica organizzazione e divisione del lavoro consente la fabbricazione dei carri a tempo di primato. I carri sono pronti a raggiungere i fronti di battaglia. Un giorno cuori di soldati e motori d'acciaio si fonderanno in una sola volontà ed in una sola fede, la certezza della vittoria. Vorrei comprare il bazar di Zanzibar, andar pian pian passeggiando per Milano, ballare con Mariannina la polchettina, sentir nel cuore bum bum lei è, bum bum lei è. Vorrei salvar quel tal uomo in mezzo al mare, a tu per tu far parlar d'amor Mariù, andare in carrozzella con la mia bella di qua e di là, mentre tutto questo Pippo non lo sa. Se io fossi milionario... Roma assume il suo volto di guerra. L'Augustea Arapacis va scomparendo sotto i ripari dei sacchi di sabbia. I massicci ruderi del Colosseo sono trasformati rapidamente in rifugi. La statua di Marco Aurelio in Campidoglio scompare sotto una potente armatura. Pippo non lo sa, ma quando passa ride tutta la città, e le sardine dalle vetrine gli fa mille mossettine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo, sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia, sopra le scarpe porta le calze, non ha un bottone con il lacito in sui calzoni, ma Pippo Pippo non lo sa, e serio serio se ne va per la città, si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. L'iniziativa del Ministero della Cultura Popolare per gli spettacoli ai soldati ha riscosso e riscuote un crescente successo fra le nostre truppe. Recitano i fratelli De Filippo. Voi non sapete tanto Alighieri che ha risposto quando io gli ho domandato che significavano quei 4 numeri che il destino aveva scritto sotto il nome mio. Una cosa brutta. Una cosa tremenda.
A It Pasquale, quei numeri sono la data della tua morte. Come può essere? 8, 13, 52 e 90. A It tu morirai fra 8 mesi, alle ore 13, all'età di 52 anni, 90 giorni dopo il tuo compleanno. Se dopo il tuo compleanno tieni 3 mesi di tempo e se durante questi 3 mesi la tua famiglia ti fa mangiare pesce, muori immediatamente, proprio, muori istantaneamente. Figli miei, papà, quella è stata una visione, è stata una visione. Se mi volete far vivere altri 3 mesi dopo il mio compleanno, non comprate pesce. No. Questo lo dico a voi, ai figli, perché se per mia moglie qua mangiamo pesce ogni giorno. E rassegnatevi. Fra 8 mesi farete il mio funerale. Va buono, Pasqua. E cos'è niente, Oi Marie, da quel giorno che t'ho vista, ho perduto la mia testa, sai perché? Da quel giorno più non dormo e penso a te. Oi Marie, tu però la faccia via, te la spassi in compagnia, ma con chi? Con qualcuno che al mio cuore ti rapì. Marie, fammi dormire, Marie. Con te, solo con te, perché? Oi Marie. Anche l'ammirevole Villa Umberto a Roma ha assunto la sua tenuta di guerra. La Croce Rossa italiana vi ha installato le sue tende ed i suoi servizi di pronto soccorso. La principessa di Piemonte, ispettrice generale della benefica istituzione, visita minutamente i vari reparti della vasta e perfetta organizzazione. Cos'è Lupin? Dal Lupin spenderà pochi quattrini, dal Lupin vanno i grandi ed i piccini, ci sono bambole, tombole, profumi ed ombrelline, pentole, mestoli, piatti e cucchiaini, dal Lupin per sua moglie il cappellino, dal Lupin scarpe e calze sopraffino, cioccolato e biscottin, caramelle di Torino, dal Lupin, solamente dal Lupin. Dal Lupin costui andò ed infatti vi trovò con sua gran soddisfazione dalla spilla al cannon. Chi vuole ricco diventare e vuol molto risparmiare corre in fretta a comprare dal Lupin e fa un affare? Sì, un grande affare. Sulle nostre spiagge adriatiche, affollate malgrado la guerra più degli altri anni. Un nuovo tipo di scivolante o moscone mosso a pedale. Potrebbe anche essere chiamato il tandem acquatico. La bicicletta delle mamme è l'ultima novità della stagione. Dolce Madonna, malinconia, dagli occhi pieni di nostalgia, le tue pupille Per l'esposizione di Roma del 1942 tutti gli artisti sono scritturati nei vari padiglioni. Siccome io appartengo al cosiddetto reparto arte varia ed avendo gironzolato e gironzolando sempre per il mondo, ho avuto una missione speciale, cioè a dire, io dovrò cantare in genere nei padiglioni stranieri ed in particolare in quelli estremo orientali. Però la commissione degli impresari mi ha dato questo avvertimento. Mi ha detto, Spadaro, quando voi canterete nei padiglioni orientali, cantate pure canzoni orientali.
ma conservate sempre uno stile romano. Siamo a Roma e devono capire tutti. Giustissima. Adesso sto preparando il repertorio. Se per esempio un giorno riceverò il biglietto di servizio per il padiglione cinese, io ho preparato una canzoncina cinese con una leggera tintarella romana. Eccola qua. Questa storiellina è cinese, è successa proprio a Pechino. Tra una musmè tanto cortese ed un mandarino, si chiamava Alimor e lei rispondeva al nome chi te ne. Si vedevano spesso amici miei e un bel dì lui disse ascolta me. Alimor, Alimor, chi ti parla è Alimor. Taci, 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 lei rispondeva, il tuo amor mi confonde, io con te sono un re. Credi cara chi se ne freme, freme, freme il mio cor per te. Si apprestano i grandi quadri geopolitici che sono e saranno esposti nelle principali città d'Italia per illustrare al popolo i nostri teatri di guerra e lo svolgimento delle operazioni. È l'ora del bollettino. Un addetto provvede subito ad aggiornare il quadro secondo i dati del comunicato delle forze armate. Oggi che giorno di festa, tutti quanti in campagna si va. C'è la famiglia modesta che col treno va fuori in città. Ma c'è qualche altra famiglia che al decoro della nobiltà e per sposare la figlia sul con la macchina va. La mamma col papà, la nanà col cagà. Sulla vecchia balilla s'avanza, la famiglia brambilla in vacanza. E pri pri, e pri pra, e cri cri, e cri cra. Passamonti, paesi e città, la famiglia brambilla che va. Gli studenti romani adunati sul piazzale dell'università per salutare il primo scaglione degli universitari volontari. Il segretario del partito rivolge il saluto augurale. Le studentesse consegnano il fazzoletto di volontario ai partenti. Il passaparouk, vecchio come Cook. Il saltando look, mamma look, corri subito lassù. Ecco vola va. Portami per mano, e vediamo se col culo. Questa mano mentire con le canzoni più dolci mi canto e butta le corde con fumo, ma poi si addormentò con ingenuità. Dice lo Fatma, torna la patata che costa, che c'ha scivolato che ti dà. Povero Barù, dice Guadalupe, inshallah, ora, inshallah. Ci hanno accompagnato nei Radio Days del 1940 Oscar Carboni, Alfredo Clerici, Ernesto Bonino, Silvano Fioresi, Alberto Rabagliati, Enzo Fusco, Nuccia Natali, Odoardo Spadaro, Vanni e Romigioli, il trio Cetra. Radio Days di Pachito del Bosco. 1900. Meno 5, 4. Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, EIAR, giornale radio. Dal 10 giugno ad oggi sono passati oltre 5 mesi di guerra, seriamente guerreggiata su fronti lontani e multipli, per terra, per mare, nel cielo, in Europa e in Africa. Lasciate, io rivolgo un saluto pieno di ammirazione agli italiani che hanno in questo momento il privilegio di impugnare le armi. L'esercito sul fronte alpino e su quello africano ha dimostrato che la sua tempra è quale noi volevamo. La disfatta degli inglesi nella Somalia britannica è stata totale. Come a Dunkerque, così a Berbera, gli inglesi sono fuggiti
e si sono vendicati rimproverandoci di aver commesso, battendoli, un irreparabile errore strategico. Le forze armate dell'impero africano, impero che nelle previsioni nemiche doveva saltare, hanno preso dovunque l'iniziativa e i tentativi inglesi di sobillazione all'interno sono pietosamente falliti. Guarda, guarda, guarda il bel pinguino innamorato, col colletto duro e con il petto inamidato, va passeggiando sopra il parco con un'aria molto chic, dondolando mollemente il frac. Sotto il chiar di luna va a cantar la serenata, dove fa la nanna la pinguina innamorata. Oh, bella figlia dell'amor, chiavo son dei vesti tuoi, io son tutto tuo se tu mi vuoi. Ma il papà della pinguina esce con la scopa in mano. Lascia star la mia bambina, via di qua, oh marrà. Quattro, 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 il bel pinguino innamorato, con il cuor trafitto s'allontana disperato. Poi nella notte sode un tic, sopra il pacchio ha fatto crack, s'è sparato il bel pinguino in frac. Guarda, guarda, guarda il bel pinguino innamorato, coccoletto duro e col petto inamidato. Va passeggiando sopra il parco in un'aria molto chic, dondolando mollemente il frac. Con i nostri soldati alla presa di Kassala, già italiana e che ritorna italiana. 3 colonne sono in movimento per attaccare di sorpresa questo importante centro, nodo ferroviario e fluviale del Sudan anglo-egiziano. I carri armati spianano la strada alla fanteria. Ordine di resistere ad oltranza. Così troveremo annotato in un diario abbandonato da un ufficiale inglese. Nella pianura di Kassala i nostri si battono in un'afa soffocante, 55 gradi di calore all'ombra. Le 3 colonne gareggiano in velocità e impeto d'attacco. I carri armati fanno da battistrada alla cavalleria indigena. Le irresistibili penne di falco compiono l'aggiramento a nord dei monti Mokran. Vedo in cielo 1000 stelle, le più belle con te, ma fra tutte, d'ogni stella, la più bella sei tu. Daina, nel tuo sorriso, Daina, c'è il paradiso. La tua bocca è un dolce fior e chi la tocca prova allor un fremito d'amore. Gli inglesi in fuga hanno dimenticato di salvare la loro bandiera che sventola ancora sul forte. La bandiera britannica è strappata e su Kassala sventola di nuovo dopo 34 anni il tricolore. Gli eroici caduti del 1896 che si coprirono di gloria sono vendicati. Sento in un'eco lontana un caldo sospiro d'amor. Forse una dolce campana, o forse sei tu, tesor. Tu sei la musica che vuole ascoltare il mio cuor. Tu mi accarezzi quest'anima che vuol sognare con te l'amore. Tu sei l'azzurro ciel, l'amore. All'Italia e alla Germania vittoriose dal mare del nord all'oceano Indiano si unisce il glorioso paese del Sollevante, guerriero ed eroico, il più potente e il più civile dell'Asia. L'avvento della nuova storia basata sulla pace con giustizia è segnato. Signora o signorina, mi dica per favore, già vedova o sposina o in attesa dell'amor,
se ne vive tutta sola o da qualcuno a casa, ha già chi la consola o ancora non ce l'ha. Una dama lei mi par, se sartina non sarà, molto ricca può sembrare, una diva in libertà, segretaria forse lei, ma privata la vorrei, voglio indovinare, ma come si fa? Insomma lei chi è? Me lo dica per favore, perché se fa per me io le dono tutto il cuore, mi tolgo a lei d'imbroglio, non riesco a indovinare, si deve presentare e se no come si fa? Insomma lei chi è? Me lo dica per favore, perché se fa per me io le dono tutto il cuore, mi dica sì o no, se fa per me glielo dirò. Insomma lei chi è? Io finora non lo so. A Milano, in uno dei posti di ristoro per le truppe di passaggio, organizzati dai Ministeri della Cultura Popolare e delle Comunicazioni. Alla generosa ospitalità ambrosiana i nostri soldati fanno onore con quella discreta, bonaria cordialità che è una delle loro più simpatiche prerogative. L'appetito, il sano appetito dei 20 anni, non manca. Se mi volesse bene, o veramente non mi facesse un'uita d'accendere, non mi tagliasse pizza da pagliette, non mi mettesse a frenni in da giacchetta. Se mi volesse bene, oh mia Luisa, non mi rompisse quelle da camisa. Se ne va, se ne va, se ne va, se ne bussa che ciccio formaggio non te ne coraggio, nemmeno ne parla. Ecco i prigionieri dell'Oswald in un nostro campo di concentramento. I tatuaggi di cui si adorna l'epidermide di questi marinai dicono fra quali dubbi elementi sono reclutati gli equipaggi britannici. Si addice il lavoro dei campi a chi ha ridotto la maggior parte delle campagne della madre patria a tenute di caccia e a campi di golf. Ombretta sdegnosa del Mississippi, non farla ritrosa, ma baciami qui. O bambola rosa, dai riccioli d'or, tu sei più preziosa di 1000 tesori. Oh, quante cose belle ti vorrei narrare, ma il mio cuore che in festa più non sa pensare. Ombretta sdegnosa del Mississippi, non farla ritrosa, ma baciami qui. Si lavora alacremente nelle sedi dei fasci, dei dopolavoro, nelle case, alla preparazione dei doni per i nostri combattenti. La partecipazione delle donne italiane è totalitaria. È una chiesa alpina dove già rimbocca una campana. Nel vederla così in alto pare in cielo è più lontana. Col suono parte vita un cuor nelle dolce vestro mattutino. Alla chiesetta tutta in fior ritornerai mia bella alfiera. Cos'è un suono ma non è più la campana della chiesetta. È il silenzio della sera che pian pian suona la trombetta. Più piano come in un sospiro, tra breve non si sente più, ma il bruno latino par d'udir la campanella sua laggiù. Bolla di sapone. Lo sai che è la bolla di sapone? L'astuccia trasparente d'un sospiro. Uscita dalla canna, vola in giro sballottolata senza direzione,
e passi punno là, come se sia dall'aria stessa che la porta via. Una farfalla bianca un certo giorno nel vede quella palla cristallina che rispecchiava come una vetrina tutta la roba che ci avevi intorno, gli andò incontro e la chiamò: sorella, fammi rimirare quanto sei bella. Il cielo, il mare, l'alberi, i fiori, pare che t'accompagnino nel volo. E mentre rubi in un momento solo tutte le luci e tutti i colori, te godi il mondo e te ne vai tranquilla nel sole che sbrilluccica e spavilla. La bolla di sapone gli rispose: so bella sì, ma dura troppo poco. La vita mia, che nasce per un gioco come la maggior parte delle cose, sta chiusa in una goccia. Tutto quanto finisce in una lacrima de pianto. Oh signorina, con quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, tienilo bene stretto stretto sopra il cuore, perché se no si bagna. Faccetta bella pitturata coi colori del sol degli sciatori. Tu questa sera il tuo amoretto quando viene potrai dar quel mazzolin di fiori. Tutto il sistema difensivo jugoslavo, appoggiato sulle più formidabili rocche dalmatiche, è crollato. Nello stesso giorno altri nostri reparti occupano Solta, Brazza, Lisina, Lissa. In 3 giorni le 300 isole dalmatiche sono il nostro definitivo possesso. Tramonte so, lontano dietro il mare, tramonte so, lontano dietro il mare, una nostalgia, il cuore mi fa tremare. E la notte viene, vedo lassù le stelle tremola, vedo lassù stelle tremola, e 1000 luci s'accendono sul mare. Un ritmo di mite, solo nell'aria lentamente, canta e triste il mio cuore per te. Ma tu non senti, fuggita sei da me. Non ricordo l'amore del tuo cuore. Torna qua giù, l'ebbrezza sogna, sogna il ritmo nuovo di San Luis Blues. Oh, e che suona la canzone. Oh, ritorna, vieni a me, io son triste sola, ritmo veloce, morbido e canzone. Oh, il nuovo ballo di San Luis Blues. Oh, ritorna, vieni, io son triste sola. Ci hanno accompagnato nei Radio Days del 1940 Silvana Fioresi e il Trio Lescano, Alberto Rabagliati, Michele Montanari, Nunzio Filogamo, Leo Brandi, Lucio Ardenzi, Oscar Carboni e Silvana Fioresi, Trilussa, Quartetto Cetra, il Trio Lescano. Radio Days di Pachito del Bosco è curato da Fiorella Lozzi. Realizzazione di Paolo D'Amico. Il primo pensiero d'amore sei tu, il primo sospiro del cuore sei tu, la sola che io voglio baciare sei tu, colei che non posso scordare mai più, mai più. Nessun lembo del territorio italiano deve restare incoltivato. Ecco la consegna di guerra. E in ogni parte d'Italia giardini e parchi si sono trasformati in orti e campi. Nelle grandi città, parchi ed aree fabbricabili vengono trasformati in campi di ortaggi e di frumento. Milano dà l'esempio.
Si lavora il terreno e si semina tra il Castello Sforzesco e l'Arco del Sempione. L'autarchia dei consumi alimentari, necessità inderogabile del tempo di guerra, impone che nessuna zona coltivabile rimanga inutilizzata. Dove un tempo era il vecchio scalo Sempione, gli avanguardisti del gruppo Crespi fanno la semina del grano Marzolino, che coprirà ben presto di un manto verdeggiante un'ampia zona di terreno nel cuore della città. Avanti grida il capo, questa è l'ora di spezzar l'ignobile catena che ci soffoca nel mare. Ardite silenzioso, pronto il fante parte ancora, irrompe d'ogni pezzo un saluto pien d'ardor. Ciao, ciao, mio bell'Alpin, va, col tuo destino. Combatti fiero e ritorna vincitor, la tua mamma ti stringerà sul cuore. Va, mio bell'Alpin, lontano, oltre il confine, nelle battaglie ricopriti d'onore, dovunque arrivi tu pianta il tricolore. Mentre il cannone romperà. Uffici mobili curano lo svolgimento delle operazioni bancarie presso le truppe operanti al fronte greco. La Banca Nazionale del Lavoro, che ha preso quest'utile iniziativa, ha certo tenuto presente il tradizionale spirito di risparmio dell'italiano. L'originale e propria organizzazione è stata accolta con vivo compiacimento da parte dei combattenti. Torna sereno che vedo l'arcobaleno negli occhi del mio amore, il profumo che il cielo mana da giù, è il profumo dei baci che io non sento più. Ma un giorno, cara stella, col tuo raggio tu mi insegnerai la via. Andrò a rubare tutti quei colori per la bella innamorata mia. Guarda l'arcobaleno che splendor, tutto torna sereno, torna mio caro amore. Il ministro segretario del partito inaugura il Villaggio del Soldato, sorto a Roma a somiglianza di quelli già esistenti in altre città per i camerati in grigio-verde. In esso i vari dopolavoro dell'urbe hanno allestito oltre 40 padiglioni e un teatro all'aperto svolge spettacoli di varietà. Il palazzo di Rimpetto sembra un vero varietà, c'è un simpatico terzetto, mamma, figlia ed il papà. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, fa in sordina il trio Lescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi sta orecchi spalancati per Alberto Rabagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia. Quando fa un accordo in sol, il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Le nostre truppe, varcato l'artificioso confine che divideva la Ciamuria dalla patria albanese, marciano e combattono per la sua definitiva liberazione dal terroristico malgoverno greco, la cui stretta connivenza con Londra ha ormai ricevuto una irrefragabile documentazione. Il maltempo ed il completo abbandono in cui la Grecia ha lasciato questa regione hanno reso il terreno quasi impraticabile. Ma i nostri soldati, temprati a tutti i climi e ad ogni guerra, hanno ragione di ogni ostacolo. Non vi sono strade, non piste. Il primo tracciato delle vie che ricongiungeranno questa derelitta regione alla madre patria è quello segnato dai nostri veicoli. Il primo amore non si scorda mai. Un
un antico stornello me l'ha detto, se tu dimenticarmi me potrai. La prima volta che io ti strinsi al petto, era il tuo primo amore, torna a cantare quella canzone da te preferita. Dammi i tuoi baci, io ti darò la vita. Cantiamo assieme, il primo amore non si scorda mai. Le montagne della Grecia sono ancora coperte di neve. Ogni giorno raffiche di bombe sono centrate su tutti i punti sensibili dell'organizzazione avversaria, inesorabilmente battuti dall'ala fascista. Malgrado le proibitive condizioni atmosferiche e lo stato dei campi d'atterraggio ridotti a pantani dalla pioggia, i nostri aviatori continuano ad assolvere le missioni di guerra loro affidate. Particolarmente difficile e rischioso è il decollo con bombardieri pesanti, ma i nostri piloti affrontano e superano ogni difficoltà. Nella quadriglia si balla in famiglia, balla la nonna, la mamma, la figlia, balla e sospira, la sora consiglia. Alla quadriglia, balla papà con la sora modesta, che gli faceva girare la testa, quando a 20 anni faceva l'artista. Vuole conquista, vuole beltà, lui con ardore mentre si specchia, dice che il cuore mai non invecchia. Grida la moglie, brutto cretino, l'occhio pollino, ti voglio pensare. Nella quadriglia si balla in famiglia, balla la nonna, la mamma, la figlia, e grida che con la bella Giuseppa, viva la Peppa, viva l'amore. Un'altra provvida iniziativa è quella delle carrozze ristoro, che in questi giorni, a cura dell'Opera Nazionale Dopolavoro, sono state aggregate alle tradotte militari e dove, per merito di una perfetta organizzazione, le truppe in viaggio possono trovare ogni conforto. Con il trenino di Chattanooga che faccio giù, devi venire con me un po' a sciare. Nel vagoncino che corre allegro fra le nevi, l'arte d'amare a te voglio insegnare. E mentre sbuffa lo stantuffo e fumo il ciminiero, l'acqua bolle balla nella vaporiera. Su del macchinista brontola il fochista, tutta panna e parche faccia sempre giù giù. Mentre in fretta sulla vetta sale il treno, dice a te felice il mio cuor sereno. Bimba mia divina, sei la mia regina, voglio amare sempre te soltanto. Con il trenino di Chattanooga che faccio giù, felici insieme, saremo tanto lassù. Appena hanno dato il permesso di fare l'allevamento in casa non ci ho pensato due volte. Ho comprato una coppia di piccioni, una di conigli e 12 galline. Non vi dico il cane appena mi ha visto entrare dentro casa con tutta qua roba ha cominciato a baiarmi e volavo tutto dalle mani. Chiudete le finestre, ho strillato che volano i piccioni. Mia moglie per chiudere la finestra ha rotto un vetro, io per chiudere lo sportello ho rotto quell'altro. I ragazzini si sono messi a piangere e mia madre è cascata per terra svenuta. Dopo un pochetto è venuto su il portiere, dico che è successo? Dice porca miseria, che è successo a voi? Dico, è cascata la signora. Dico per chi? Dice sì, sapessi io quello che mi ha combinato, ma è troppo lungo a spiegare, non la fate casca più. Quando mia madre ha ripreso i sensi ha cominciato a strillare: ma che te sei ammattita a portarmi tutte queste bestie dentro casa? Dove mettiamo? Dico ci penso io mamma. Ho messo le galline in cucina, poi sono andato in camera da letto, ho ficcato i piccioni nel tiretto del cassettone e i conigli nell'armadio. Dico vedrete quanti belli piatti ci mangeremo, ci avremo tutto dentro casa, così ne usciremo manco a fare la spesa. Invece mi è toccato uscire da casa 3-4 volte al giorno per non cercare d'erba. Siamo venuti avanti un mese così, tra paura e dispiaceri. I conigli facevano mai figli.
Poi venimmo a sapere che erano due femmine. I piccioni li facemmo visitare da un veterinario, uno risultò proprio un piccione originale, l'altro era un pavone nano. Però seguitammo a tenerli dentro casa, ormai ci eravamo affezionati. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Bimba birichina, tu sei bella sbarazzina, quale tentazione sei per me. Via va, via cara sillaba con me. Bio bo, sono assai deliziose queste sillabe d'amore. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ci hanno accompagnato nei Radio Days del 1941 Alberto Rabagliati, Luciano Pellegrini, Irene Ferri, Ernesto Bonino e il trio Lescano, Carlo Buti, il trio Sorelle Passature, Vittorio Bellelli, Aldo Fabrizi, il trio Nelli. Radio Days di Pachito del Bosco è curato da Fiorella Lozzi. Realizzazione di Paola Damiani. A Tokyo la borsa sta per chiudere. New York sta andando a letto, Roma si sveglia. Incontri al vertice, scontri per le strade. Elezioni. Medio Oriente. Il mondo gira. Gira il mondo con Radio Rai.